Guten Morgen Bosch, ti stanno tutti aspettando, manchi solamente te all'appello. Forza! Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Esattamente, manca solo ed esclusivamente Bosch all'appello. Tutti presentano novità, tutti presentano innovazione e per il momento Bosch presenta solo un aggiornamentino, l'1.34, che secondo me lascia molto la mano in bocca a tanta gente, ma soprattutto invoglia, crea le condizioni di pericolosità, ragazzi, perché mettere fuori un aggiornamento dove ti dice che la tua bicicletta adesso è in grado di registrare le impennate, Willy, gli stoppis, i salti, ok, tutto bellissimo, tu che sei promotrice di abbassiamo la potenza, mettiamogli un tetto, non vogliamo le targhe, diventa troppo pericoloso, sono due cose che sono secondo me molto agli opposti. E io che sono una persona che non sopporta i com di Strava, ecco, questo nuovo aggiornamento porta tanta di quella gente, tanti di quei ragazzini a prendere forse una strada sbagliata sull'utilizzo dell'e-bike. Aspettate, è chiaro che se vai lungo i trail, in bike park, vuoi cercare il tempo, vuoi fare appunto wheelie, stop, lo puoi fare. Il problema è che queste cose qui ti portano a farlo anche in zone che non sono solo ed esclusivamente adibite a mountain bike o a e-bike, in questo caso, e possono generare del pericolo. Quindi, per favore, adesso, Bosch, noi, mi metto anch'io dentro, ti aspettiamo al Garda Bike Festival. Aspettiamo come l'anno scorso novità sostanziose. Perché? Perché fanno bene a tutto il mercato e-bike. Perché se siamo in un momento dove abbiamo passato un 2025 con un segno meno, è il momento di ripartire. E come si fa a ripartire? Si può ripartire solamente creando prodotti adeguati al pubblico e soprattutto creando una competizione con gli altri marchi. Ecco, quindi noi ti stiamo aspettando. Perché dico questo? Perché ragazzi il 9 aprile è stato devastante. Avinox, Aimflow ha bombardato dappertutto, tutti i social, si parlava solo di quello, addirittura ha fatto una mossa secondo me intelligente. Ha approfittato di alcune e-bike che sono uscite prima del 9 aprile, praticamente grandi marchi che comunicavano l'utilizzo di Avinox ma non comunicavano il tipo di motore. E quindi lì l'hype si è proprio alzato sempre di più, e chissà che motore uscirà, e chissà che potenza avrà, che batteria avrà. Ecco, secondo me a marketing Avinox, Aimflow, galattico. Non la pensate come me? Cioè preferite un silenzio tombale come quello di Bosch? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Secondo me la promozione che ha fatto DJI, Avinox, Aimflow è stata davvero, ed è tuttora, perché se ne parla di continuo, devastante. Ma l'altra marca che non sta ferma e che invece io pensavo che lo facesse dopo quello che aveva fatto a febbraio è Specialized. Specialized ha deciso di prendere una via secondo me molto diversa dagli altri, perché lei praticamente si crea tutto, si crea il motore e si crea la bicicletta. Ecco, io mi aspettavo appunto Specialized, nuovo aggiornamento a febbraio sulle potenze dei motori, ci siamo tra virgolette adeguati a quelle potenze di Aimflow e dei concorrenti, Bosch è ancora un pelo sotto. Comunque cosa fa? Tira fuori una Levo R Rally, una Levo a corsa corta, 140-130, 29-29, un nuovo telaio, perché il telaio anche quello è nuovo, un po' più leggera, e lascia però gli aggiornamenti del motore come la sorella maggiore, la Turbo Levo standard, diciamo. Ecco, quindi crea una trail bike divertente, ok, sempre a prezzi
abbastanza da specialized, diciamo, però una nuova fascia di biciclette. Ed è notizia di pochi giorni fa dell'arrivo della nuova Specialized Turbolevo Evo. Anche questa, motore sempre lo stesso, sempre stessa potenza, però abbiamo fatto una biciclettona Gravity schiacciasassi, 180 davanti, 170 posteriore, e quindi abbiamo fatto un mondo Specialized che va appunto dal cattivo al trail e che ricopre una grandissima gamma di persone. Poi è chiaro, non piace la bicicletta, ognuno fa la sua scelta. L'importante, come per Bosch, come per Avinox, come per Specialized, è il divertimento, ragazzi. È quella la cosa importante. Però è apprezzabile quello che fa Specialized. Perché? Perché con quella bicicletta qui, che è la generazione 3, il motore è stata una sofferenza. È tuttora una sofferenza, perché ci sono molti che hanno la generazione 3 e comunque lamentano le rotture. Ecco, se sono riusciti con un nuovo motore a trovare la quadra e avere un motore stabile e performante, creando questo nuovo ecosistema, diciamo, perché copre veramente tutti i tipi di utilizzo, secondo me è una scelta positiva. Poi, discussione che c'è dappertutto è appunto la qualità di questo Avinox su Aimflow, la Temu Bike, la AliExpress Bike. Ragazzi, ragionate per bene, non lo sapete ancora. Allora, è un sistema, quello Avinox, che ha preso e che sta prendendo, perché ne usciranno ancora, 60 marchi, 60 case che producono e-bike. Cioè, voi pensate davvero che un sistema così possa essere la classica cinesata che avete in testa, che magari si rompe domani, oppure che ha una qualità talmente scarsa che non ne vale la pena? Vi ricordo che Aimflow ha un telaio che magari non è performante per andare a fare i salti di 10 metri, non è magari performante per scendere delle discese scassatissime, ma per la maggioranza di noi sono convinto che vada più che bene. Ha una garanzia sul telaio di 5 anni e voi sapete benissimo che comunque vada, una vita di un e-bike non arriva mai a 5 anni. Siamo abituati a cambiarle magari prima. In ogni modo, dipende sempre dall'utilizzo che ne fate. Volete tenere il prezzo basso? Volete avere qualcosa che comunque sia più adatto alle vostre tasche? Ecco, adesso ce l'avete, ma non c'è solo lei. Ci sono anche altre e-bike di altri marchi con altri motori che ve lo consentono. Quindi guardatevi attorno. Non focalizzatevi solo su è cinese, allora fa tutto schifo. Ragazzi, maestri dei droni, maestri delle action cam, cioè, hanno svolto, hanno fatto la svolta, hanno messo la freccia e hanno detto sì, noi arriviamo, vi sorpassiamo, poi voi correteci dietro. In 2 anni, perché comunque sono arrivati nei primi paesi europei a luglio 2024, in 2 anni hanno fatto questa cosa, hanno colpito e rivoluzionato il mercato. Non hanno rubato, hanno però costretto case ad aprire gli occhi e dire ragazzi, facciamo un telaio, andiamo a integrare questo motore, perché se il mercato davvero lo vuole, e visto l'hype che c'è, lo vuole, noi dobbiamo essere pronti. Marchi che si sono, tra virgolette, rovinati, o comunque che hanno una sofferenza alle spalle, probabilmente tenderanno ad adottare l'Avinox per tornare su, per crescere nuovamente. È un motore che non è performante, attenzione a quello che vi dico, non è performante a livello tecnico, è vero, ve l'avevo già detto, ve lo ridico tuttora, ma fa divertire. Quello che salta fuori con questo pacchetto Avinox è una Smile Bike. Dite poco? La maggioranza di noi
usa la e-bike per quello. Poi è chiaro, il tratto tecnico magari sarà un po' più difficile da gestire, però avrete più spinta, perché invece che salire ai 9 km all'ora, magari salite ai 20, ed è la spinta magari quella che vi serve. Non copritevi gli occhi, non tappatevi le orecchie. È importante, anche perché al di là di questi 3 grandi marchi che sono alla base del mondo e-bike, i competitor, quelli più piccoli, che comunque hanno la loro zona, sono lì che sono alla porta. Pinion, Male, Gobao, TQ, Fazua, insomma tutti i marchi che hanno portato in questi 2 mesi, marzo-aprile, aggiornamenti, batterie nuove, nuovi display, affinamenti software, perché è lì che si lavora, è lì che si va a dare questo miglior senso di pedalata ad ognuno di noi. L'intelligenza artificiale, i nuovi chip, i nuovi sensori, ecco, una tecnologia che appunto sta crescendo alla velocità della luce e che va a favore di noi che siamo la clientela. Ecco, loro sono lì, ci sono presenti in un mercato che o ti taglia le gambe o comunque ti lascia vivere. E questo è importante. La cosa che analizzavo parallelamente a tutti questi aggiornamenti, a tutte queste novità, a questa assenza ancora di Bosch, è che i cinesi stanno facendo, secondo me, una politica, dico i cinesi perché l'ho notato adesso con l'Avinox e l'avevo notato anche prima con Gobao, fanno una politica abbastanza particolare che la rende, secondo me, come politica molto vincente. Stanno provando, e ci stanno riuscendo, a cambiare motorizzazione, ma mantenendo gli attacchi del telaio della motorizzazione precedente, o addirittura sfruttano attacchi del telaio di motorizzazioni più vecchie per cercare di entrare nel mercato. Di cosa sto parlando? Sto parlando che l'M2S e l'M2 sono compatibili con l'M1, quindi uno ha preso una bicicletta Aimflow, una bicicletta di l'anno scorso, uno T-Wing Megamo motore M1, dice basta, il motore M1 magari è più rumoroso, voglio un motore un po' più performante, ecco, potete fare lo step all'M2. Non è una cosa da poco, avete la vostra bicicletta, fate solo una sostituzione di motore, una cosa che non è mai stata contemplata. Gobao è un'altra marca cinese che vedete meno perché è, tra virgolette, una casa madre ma è in sordina. EFA, Aventon adottano il Gobao, ma quello che vedete nel carterino è il marchio EFA, il marchio Aventon, non compare il marchio Gobao realmente, ma dentro l'unità è proprio Gobao. Ecco, anche loro in alcune e-bike hanno fatto questa politica, dicono: tu vuoi cambiare il Shimano, l'EP8? Non ti piace più? Ecco, i nostri attacchi del motore sono perfettamente adattabili, quindi puoi sostituire, ok, c'è più roba da cambiare in quel caso, hai una bicicletta che è tutta magari Shimano, la volete cambiare con un motore Gobao, comunque un motore che sprigiona in busto 120 Nm, quindi ormai siamo tutti su quelle dimensioni lì, su quelle potenze lì, ecco, ti dicono il pacchetto è fattibilmente sostituibile. Lo diceva l'anno scorso Intradrive con la sua unità col cambio integrato, quello che, non so, vi lascio il video alla fine di questo video, che appunto parla di questo nuovo motore che avevo provato l'anno scorso, simil Pinion, ma che girava comunque con la catena, e sono tutte realtà che si sono messe in testa magari di entrare nel mercato appunto con quest'idea, e potrebbe essere una svolta. Non ti obbliga più nessuno a cambiare la tua bicicletta ogni 2 anni, la puoi tenere, gli cambi solo l'unità.
se vuoi, se si rompe. Ecco, quindi sta cambiando il mercato, è un mercato che, come vi dicevo, era in meno, vediamo se ripartirà, i prezzi sono ancora elevati perché i marchi che escono comunque con l'Avinox hanno dei prezzi importanti, ma abbiamo anche delle biciclette, magari col telaio anche in alluminio, che abbassano quei prezzi, quindi una clientela più vasta. Quello che deve poi fare Bosch, quello che secondo me invece deve lavorare ancora un po' Specialized. È chiaro, se poi dite io voglio una bicicletta premium, è chiaro che la cifra sarà quella da premium, però avere già di base, di partenza, delle biciclette a prezzi bassi, secondo me ci aiuta. Un discorso a parte lo voglio fare adesso per Polini, lo faccio per Polini perché ha deciso di fare l'evoluzione 2 dell'Epi 3 Plus, un'evoluzione 2 che secondo me gli ha posti nel mercato con un'ottima idea che io avevo già promosso negli anni scorsi in alcuni video. Perché non alzare la garanzia del componente più drammatico, diciamo il motore, da 2 a più anni? Ecco, Polini esce con questo nuovo Evo 2, anche quello un motore aggiornato, nuovi componenti, software, firmware, insomma ci hanno lavorato per bene, hanno deciso di ridurre magari il quantitativo, ma hanno alzato la garanzia a 3 anni. Ecco ragazzi, alzare la garanzia a 3 anni secondo me ti dà la possibilità comunque di viverti la tua e-bike un anno in più in maniera serena. I 2 anni, al giorno d'oggi non so quanta gente faccia tanti chilometri subito. I 3 anni, insomma, cominciamo già ad avere dei chilometraggi che potrebbero essere attorno 8, 10, 12 mila chilometri. Quindi secondo me i 3 anni sono un punto dove altre case costruttrici dovrebbero provare a lavorare. Sarebbe un grande secondo me richiamo per tante persone. In tutto questo complesso di motori, biciclette, l'unica cosa che ha dato veramente positività alle vendite 2025 sono i componenti. Ecco, quelli a non più. Quindi si vende componenti, si vende meno bici complete. È chiaro, quindi quest'anno cosa facciamo? Attendiamo componenti nuovi. Beh, adesso si sono subito visti i 2 più grandi concorrenti di forcelle e ammortizzatori, quindi RockShox e Fox, che sono usciti subito con i loro componenti nuovi modelli, l'aggiunta dell'elettronica sempre più affine, sempre più integrata in queste e-bike, ma comunque verranno integrate anche sulle biciclette normali, e chiaramente con dei prezzi che non sono per tutti, quindi magari i costi elevati delle e-bike saranno anche dovuti al fatto che i componenti costano ancora tanto, e non solo forcelle e sospensione posteriore, ecco, cominciano ad arrivare anche freni sempre più costosi, e l'ultimo che entra nel nostro mercato è finalmente italiana, è arrivata finalmente, ufficialmente, Brembo. L'aspettavo, ve lo dico sinceramente, sono rimasto colpito un po' dalle recensioni, non per il potere frenante, non per tutte le regolazioni che hanno, perché comunque è un freno tra virgolette da gara, però il prezzo è importante. Il prezzo è importante e non so chi deciderà di adottare questo freno che è abbastanza ingombrante alla vista, benché sia performante, perché al giorno d'oggi molti guardano alla frenata, ma ci guardano anche al portafoglio, e quando cominci ad avere dei pacchetti a quelle cifre, forse il Maven, nella versione anche bronze, per molti di noi va benissimo. È chiaro che magari alzano il prezzo, ne producono meno e vanno a compensare, nel senso produci meno, hai il prezzo alto, comunque fatturi. Però entrare così in questo mondo
con un prezzo così importante, è chiaro che hai delle performance, ma gli altri competitor non penso che siano tanto distanti da te, penso io, Quindi spero di vedere nell'anno che fetta di mercato ci andrà a ritagliare questo freno della Brembo. Ultimo appunto, lo faccio che esce dal mondo e-bike, ma entra più nel mondo così, mondo della natura, del bosco. Non so se avete seguito un po' gli eventi, siamo entrati a febbraio in un incubo, perché è un incubo secondo me, è stato per molti amanti del bosco, ma comunque anche per molti che amano le camminate, che amano andare in bicicletta in montagna. Avevano praticamente dichiarato che il coltellino con lama superiore ai 5 cm, apribile e bloccabile, ve ne faccio vedere uno, un attimo. Eccomi. Diciamo questo, che è una pinza. Questo è un signor multitool, però al di là della pinza, che secondo me è una cosa molto valida, la cosa che rompeva era questa. Vedete questa lama? Ecco, col blocco, perché è una sicurezza, cioè è sicuro che quando tagli qualcosa non si chiude e non ti tagli. Ecco, questo genere di coltello in Italia, di coltellino multitool, chiamatelo come volete, era diventato illegale. Se io ero qui nel bosco così e arriva una pattuglia, mi arrestavano. Esatto. Ultimamente, per fortuna, è arrivato un emendamento che cambia questo decreto. È roba fresca, l'ho letta in questi giorni. Ecco, dovrebbero appunto consentirvi a voi che frequentate boschi, che frequentate la montagna, che comunque avete la natura nel cuore, di portarvi i coltellini apribili. È chiaro, se io giro con una roba così in città e lo apro così davanti alla gente, è chiaro che sapete già che cosa mi potrebbe aspettare. Ma se sono in mezzo al bosco e magari mi taglio un salamino, oppure taglio dei tronchetti per fare il fuoco, dove è possibile chiaramente, ecco, resta legale. Quindi per fortuna qualcuno ha aperto gli occhi, ha avuto un po' di flessibilità mentale. Mi auguro appunto che questo emendamento vada avanti e passi e sia ufficiale. Consultate comunque altri canali che magari appunto parlano di coltelli, parlano di camminate, parlano di bushcraft, perché loro sicuramente ne parleranno più specificatamente di questa cosa. Io l'ho letta, in un momento sono un po' rabbrividito, dopo per fortuna ho letto anche che c'era stato questo cambiamento in corso. Non so quanti di voi lo usano, secondo me questo per andare fuori è utilissimo, perché comunque la pinza ti serve, c'è i cacciaviti ed è perfetto, ce l'avete anche nel multitool, però comunque vi fermate, volete tagliare appunto, che ne so, qualcosa da mangiare, un panino, ecco, questo è sempre con voi. Beh ragazzi, ho terminato questa review dei mesi di marzo-aprile, adesso vediamo che cosa ci aspetta al Garda. Ve lo dico sinceramente, non ci sarò al Garda, perché sono stato alla Cycling World Tour di Düsseldorf, perché voglio provare ad andare agli Bike Days a Monaco e quindi non verrò giù per quel ponte del 1° maggio. Starò comunque sicuramente attento a tutte le informazioni che capterò tra social, tra televisioni, tra internet, e chiaramente farò un video per riportarvi quello che ho visto, spero captato dalla parte cliente solo, come se appunto io volessi comprare o volessi provare qualcosa, che secondo me è la cosa che interessa più a tutti voi. Vi auguro un super ride your e-bike durante la settimana, anche un'oretta come faccio io, giusto per muoverci e liberare la mente. Buon divertimento, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!